Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power e bentornati al nostro spazio notizie. Partiamo subito e iniziamo ancora dal mondo Apple, dato che iOS 14.5 arriverà proprio nella prossima settimana. Nella documentazione rilasciata per i nuovi AirTag di cui abbiamo parlato ieri c'è proprio un riferimento al lancio del nuovo sistema operativo che arriverà insieme a iPadOS e WatchOS 7.4. La novità principale riguarda la funzione di trasparenza nel tracciamento delle app, in modo da concedere agli utilizzatori di controllare quello che le applicazioni fanno con i loro dati. Novità invece davvero molto attesa è lo sblocco di Face ID con Apple Watch. Chi indossa l'orologio della mela potrà infatti sbloccare il telefono e l'iPad proprio come avviene al momento con i Mac. Inoltre c'è il supporto alla rete 5G sugli ultimi iPhone, il supporto ai controller di Sony e di Microsoft e ben 200 nuove emoji. Siete pronti per l'update? E proprio rimanendo su Apple arriva una nuova colorazione viola per iPhone 12 e iPhone 12 mini, che abbraccia anche i bordi in alluminio e il colore del vetro posteriore, anch'esso viola. Gli smartphone ovviamente non cambiano nulla a livello hardware, ma subiscono un piccolo restyle estetico che farà sicuramente piacere. Non mancano ovviamente gli accessori a tema. E ora passiamo a Microsoft, che a quanto pare sta lavorando per riprogettare il Microsoft Store su Windows, sia per quanto riguarda l'estetica che l'esperienza più in generale. L'indiscrezione riportata da Windows Central vorrebbe un hub centralizzato per l'installazione delle app in maniera migliore di quanto fatto sinora, con diverse e varie migliorie nell'interfaccia, nuove policy per gli sviluppatori in modo da portare applicazioni di qualità all'interno dello store. Insomma, anche Microsoft vuole rendere il suo negozio più appetibile per gli utenti PC e si dice anche che voglia introdurre al suo interno i suoi best seller come Office e Visual Studio. Questo aggiornamento sarebbe previsto, secondo i rumor, per il prossimo autunno. E concludiamo con Android, dato che da pochissimo è disponibile la Developer Preview 3 di Android 12, la prossima versione del sistema operativo open source. Serve però un hardware particolare, in questo caso almeno di un Pixel 5, per provare il nuovo sistema operativo di Mountain View. Ci sono diverse novità, come il feedback della vibrazione, più preciso e fedele agli input, miglioramenti vari della fotocamera per gestire scatti a più risoluzione e nuovi sfondi. È ancora tutto in work in progress, ma la nuova versione di Android già promette bene. Bene amici, questa era l'ultima notizia di oggi. Prima di salutarvi però vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube, anche a mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci ovviamente anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Noi torniamo lunedì con altre notizie imperdibili. Ciao! Ciao!